Ciao a tutti, ciao ciao ciao! Oggi si fanno gli spaghetti al pomodoro in due versioni. Al pomodoro, diciamo col pomodoro come protagonista, come base, perché ci ricorda l'estate, quelle salse meravigliose che poi cambiano di regione in regione, ognuno ha la sua tradizione, ma cambiano anche da condominio a condominio. Voglio condividere con voi un piatto che mi ricorda tanto mia nonna e mio nonno. Mio nonno era un contadino e mia nonna di conseguenza era una brava cuoca moglie di un contadino, quindi usava quello che faceva il nonno. E c'era il rito dell'estate della preparazione della pomarola. Tanto spaghetti, monograno Felicetti, meraviglioso. Gli ingredienti della pomarola sono della cipolla, preferibilmente rossa, della carota, del sedano, del basilico e dei pomodori. Il pomodoro quando è maturo, quando profuma di campo d'estate, il pomodoro non si mette mai in frigorifero, mai! Quindi io da questa pomarola ho fatto due piatti. Tanto facciamo quello proprio del ricordo, della tradizione. Cipolle rosse. C'è cipolla rossa e cipolla rossa, chiaramente usate una cipolla buona, tagliata così, grossolana, ma che dico grossolanamente? La tagliate ma quasi come se fossero dei tocchi di pane, grandi. Ricordatevi che questa è una ricetta che dire classica è poco, questa è una ricetta che si faceva nelle case contadine e si continua a fare. Per fortuna, peliamo un pochino la carota. Ecco, bene, perfetto. Quindi cimate un pochino la carota, in questa maniera, sempre come le cipolle a pezzettoni, ok? Quindi è anche facile. Poi il sedano, anche le foglie, dentro. I tagli grandi sono importantissimi, perché questa è una salsa che ha delle proporzioni anche dal punto di vista del taglio, perché rilasciano il sapore in maniera diversa. Se facevate un battuto, eravate proprio fuori strada. Pomodoro idem, lo tagliate in 4 e lo buttate dentro. Allora, voi mi domanderete, non fai carota, sedano e cipolla e fai il soffritto, non serve a niente, a nientissimo serve questo. Qui dobbiamo estrarre il sapore, quindi per estrarre il sapore cosa si fa? Si mette a caldo, le cose si mettono a caldo o si mettono a freddo? Si mettono a freddo perché bisogna tirare fuori tutti i liquidi dalla materia prima, quindi idem per la pomarola. Basilico, cioè non ve lo devo neanche dire, no? Che il basilico non si taglia con il coltello. Peperoncino perché un po' di piccante ci sta, buonissimo. A questo punto mi seguite perché io vado a mettere sulla stufa. Metto sulla stufa e aggiungo solo un po' di sale. Ora mettete il fuoco lento sotto questa pentola, lento, deve essere lieve, dolce, e lo facciamo andare per almeno un paio d'ore. Amici miei, ci siamo. Sono passate all'incirca 2 ore di fuoco dolce, dolcissimo. La pomarola è cotta, tutti insieme lo stiamo vedendo. C'è tanta acquina, questa acquina qui è preziosissima, cioè buonissima, buonissima. Prendete una carta assorbente, mettete uno strato così, un altro strato così e prendete tutta la salsa, tutta, la mettete a scolare. In questa maniera qui, come faccio io, ecco qua, la salsa va messa a scolare, facciamo anche un po', eccolo lì. Ora ci vuole un po' di pazienza, qui lasciamolo un'oretta a scolare perché l'acqua poi, vi svelo un segreto, non ci servirà per abboccare i barattoli della salsa conservata, ma per fare un'altra cosa. È passata un'ora, la pomarola ha perso parte del suo liquido, buttiamo gli spaghetti, facciamo una bella dose abbondante, anzi abbondantissima, iniziamo a
passare la pomarola al passaverdure, che è molto diverso che frullarla, anche per un motivo di consistenza. Chiaramente passata al passaverdure è completamente diversa. Noi vogliamo una salsa che sì, va passata, ma deve avere il suo morso, la sua consistenza. È fondamentale. Aiutatevi sempre, tornate un pochino indietro. Perfetto. Comunque il profumo è incredibile. La salsa è bellissima. Ecco qua. Tanto ve l'ho fatta un poco. Dolce, acida e profumata. La mettiamo in una pentola a tirare leggermente. Ci mettiamo un goccio d'olio, extravergine va da sé. E ci mettiamo il burro, perché il burro quando ce vo, e qui ce vo. Non si può prescindere dal burro. Intanto che la salsa si amalgama, io vi faccio vedere cosa ho ottenuto mettendo a scolare la pomarola. Questo è quello che ho ottenuto mettendo a colare la pomarola. Quindi quest'acqua di pomarola che ci servirà dopo per fare un'altra ricetta, quella un pochino più di cristiano, della cucina mia. Questo è un monumento, questa è la cucina italiana. Allora, gli spaghetti sono pronti. Attenzione, prendiamolo. Gli spaghetti sono meravigliosi, bellissimi. Li scoliamo e via! Là, nella salsa. La fate amalgamare bene con la salsa. Prendo un bel vassoione di quelli di una volta e ci appoggio la pasta. Madonna, che bellezza. E mo famo così. Là, una bella foglia di basilico, un goccio d'olio sopra e ragazzi, questo è un capolavoro, è un monumento. Buona mangiata e attenzione perché ora vi faccio la seconda versione. Allacciate le cinture di sicurezza. Vi ricordate la pomarola? L'avevo messa a scolare? Qual è la mia versione di uno spaghetto alla pomarola? Non è una rivisitazione, ma è tutt'altra cosa. Io prendo l'acqua della pomarola e come le condiamo questi spaghetti? Con una riduzione di questa acqua di pomarola. L'acqua della pomarola la mettiamo a ridurre in un pentolino. Bisogna avere un fuoco molto dolce, anche in questo caso, e avere tanta pazienza. Ci vorrà quasi un'ora e un'ora e un quarto. E dopo un'ora e un quarto, il risultato è incredibile. È incredibile. Sembra appunto un fondo di carne, sembra il colore della salsa di soia. È veramente stupefacente. È il sapore che è stupefacente. È un concentrato, ti spacca la bocca. E questo mi piace raccontarlo, perché noi italiani andiamo sempre a guardare gli altri. Abbiamo questo vizio, che è una cosa bella, è una virtù, però è anche un vizio, no? Quindi ora è la salsa ponzu, la salsa di soia, la salsa di pesce, la salsa di ostriche, va bene. Ma ragazzi, con uno scarto riusciamo a fare una salsa che è micidiale, che tra l'altro si può utilizzare anche per le marinature, per i condimenti, per il pesce. Insomma, qui c'è un concentrato di sapore italiano. Quindi ora buttiamo gli spaghetti. Questa volta facciamo un assaggino un po' più piccolo. La riduzione di acqua di pomarola è incredibile. Questa deve essere la consistenza. A questo punto gli spaghetti sono pronti e anche qui, anche se sono toscano, il burro dove ce vo. Quindi burro, mi raccomando, freddo. Facciamo sciogliere. Facciamo emulsionare il burro con la riduzione e poi spaghetti vanno scolati bene,
vanno scolati bene, e lo ridico, vanno scolati bene. Nella salsa, attenzione a non fargli prendere troppo calore, non c'è bisogno di saltare, non serve che la salsa prenda completamente lo spaghetto, deve anche un po' scivolarci, Vedete che la pasta dà umidità alla salsa e la salsa sta amalgamando la pasta. Però questa è una salsa che ha addirittura delle note amare che ricordano il caramello, quindi è perfetta così. Bene, ci siamo. Non vi preoccupate se la salsa scivola sullo spaghetto, perché poi ce la aggiungiamo. Ma guardate la consistenza di questo spaghetto, è meravigliosa. Questo è il profumo veramente dell'estate, ma soprattutto questo è un profumo molto molto italiano, e qui c'è quell'elemento straordinario di cui si sente tanto parlare, l'umami. Mettete un pochino di salsa e ragazzi miei, il piatto è pronto. Riepilogando, abbiamo visto lo spaghetto alla pomarola, classicissimo, e poi con un, chiamiamolo quasi scarto, abbiamo fatto uno spaghetto un pochino più contemporaneo, spaghetto che servo anche nel mio ristorante. Questo spaghetto con acqua di pomarola ridotta, quindi uno spaghetto, dai, facciamo un nome un po' figo, umami. Ciao a tutti, alla prossima, grazie!